Mi raccomando, sincerità, eh. Non fare come i tuoi haters dicono sempre. Cioè? Che sei un falso. Sei costruito! È un personaggio creato a tavolino dai poteri forti. Ti dico, sai che io ho l'Alzheimer, no? Sì, ancora meglio. Sei bellissimo come al solito. Sei bellissima come al solito. Grazie. Non mi spettinare. Fai tutte le tue cose per sembrare più alto di quello che sei. Dai, partiamo? Vai. Come ti chiami? Luca. Alberto. Conosciuto anche come? Sir. Nasca. Quanti anni hai? 27. Ho dovuto calcolarli. No, perché dopo domani purtroppo sono 28. No, davvero? Sì, 2 marzo, ragazzi. Io 29. Partiamo con il botto. Chi scopa di più? Questa è tosta. Allora, mettiamola Se così. sei onesto, dici le cose come Assolutamente. stanno, se no... Diciamo le cose come stanno. Io sono il sommelier della figa. Ho detto Non anche... vuol dire che te ne intendi, No, vuol dire che... ho detto anche stomachino, quindi molto bello. Sai cos'è che apprezzo di te? È che riesci a passare da un 9 o un 5 senza colpo ferire, capito? Ti invidio questa qualità. Io invece purtroppo sono un fastidiosissimo stomachino. Quindi... Sì, tu se non è un 9,5... Dai, 7,5, 7,5. Ma che cazzo 7,5? Cioè che sei uscito con delle divinità ultracelestiali, dici no, però aveva il lobo destro che era un po' più basso del sinistro. Sì, sono un po' problematico su quello. Hai ragione, comunque sì, tu martelli come un fabbro. La prima comparativa è già andata bene. Quindi, chi è più istintivo? Io, assolutamente. Incazzoso? Assolutamente io, penso. Tirchio? Lui di tutto. Lui è un tiranno Non è vero. così. Io? Così. No, non sono tirchio. È molto ingegnere, cioè diciamo che studia ogni spesa con la lente di ingrandimento. Anche perché quando non ce n'è... Ma non è vero! Sboccato? Lui. Sì, confermo. Paraculo? Io. Sì, direi di sì. Cioè può voler dire 1000 cose, paraculo. Luca. Sì. La parolaccia che dici più spesso? Posso demonetizzarti il video? Zio cane, dico spesso. No, allora, cioè, cioè le cose dette a metà non... Te? Uguale. Benissimo. Ti depili? Allora, c'è da dire una cosa. La risposta è la stessa. No, diciamo che quando inizio a sentirmi scomodo faccio le pulizie di primavera, così, e devo dire che si sta da Dio. E Mamma poi, mia, e il poi problema poi sono quei 2 o 3 giorni dopo che inizia la ricrescita, che quindi inizia a camminare. Siete più piloti o youtuber? Fino all'anno scorso io ero lo youtuber, ero il pilota. Quest'anno io ero diventato il pilota e lui lo youtuber. No, grazie a Dio adesso abbiamo ristabilito le gerarchie, anzi ci sarà un momento dove le ristabiliremo. No. Sì. Il 5 luglio al Mugello. Ma non è vero, non è vero. Ci sfideremo. Ma non è vero, a parte che non è confermata, quindi... Confermatissimo. Ma non è vero. Rompetegli le palle qui sotto, scrivetegli tutto. Non è vero. Se finissimo tutte e due sul podio, nella stessa gara. Incredibile. Lo so che te godresti di più a essere davanti a me, però... Madonna, ultimo giro. E io, ciao! Anche se sono 29esimo e ti vedo in ghiaia, mi fermo, faccio soca e poi riparto. Se avete il coraggio, allora fate vedere l'ultima foto che Luca ha mandato ad Alberto e viceversa. Che cazzo hai fatto? Mi hai mandato? Mi sa che ti ho mandato uno screen veramente... No, tu mi hai mandato... Sai quale mi hai mandato? Quella... Aspetta, allora io gli ho mandato questo screen, ragazzi. No, non mi... Ah, cazzo, ti sei salvato! Mi sono salvato, perché sei sennò qual era quella prima? No, era quella di Pornhub. Falla vedere. Falla No, vedere. dai, non si può. Minchia, mi sono salvato in corner. Mi ho mandato una vignetta, che è questa qua che vedete. Ieri sera ho mandato un angelo a guardare te mentre dormivi, ma è tornato subito. Così ho chiesto perché. Ha detto che gli angeli non vigilano su altri angeli. Buonanotte. Risposta, ma vai a cagare. No, io che cazzo ti avevo mandato? Mi ha mandato quella di Sgarbi. Non me ne frega un cazzo della tua vita inutile, capra. Nella tua carriera quanto ha contato da 0 a 10? I contatti? 7. 10, ma me li sono creati io i contatti. I soldi? 7. Quali soldi? No, diciamo che i soldi ti permettono di arrivare al risultato più in fretta rispetto a uno che non li ha. L'impegno? 10. 10. Essersi conosciuti? Cioè, io per quello che ho fatto, 10. Aver conosciuto sto minchione. Te lo dirò quando giro in 52 al Mugello. La bellezza? 10. Guarda che
Che naso affusolato che hai. Ragazzi, guardate, ci sta nell'inquadratura, va nella sua parte. Qual è il video che vi ha fatto esplodere? Il video della Suter incredibile, quello da 1 milione di visualizzazioni. Allora, ce n'è tanti, ma credo che quello che ha colpito di più nel segno è stato quello che ho fatto in Qatar. Nasca raggiungerà prima Luca in moto o Luca raggiungerà prima Nasca sui social? Ma perché lui mi raggiungerà sui social? Allora, sono due tempi così infiniti che non sono calcolabili. Tanto guarda che basta che, ti ripeto, basta che per caso siamo in una gara insieme, ti si chiude l'anteriore, cadi e io ti ho raggiunto. No, devi vincere il mio ormai t'ho campionato, raggiunto. devi vincere un campionato davanti a me, se no non vale. Ma comunque devo dire una cosa, il problema è che quando, anche nei social, io penso di averlo raggiunto e dire dai adesso parte la rinascita, parte che lo riprendo, lui alza l'asticella e bam! Stessa cosa identica nelle In moto. moto, Quando lui uguale. pensa di aver capito qualcosa, mi vede passare all'interno e dice ma che cosa succede? Cioè, Ancora per poco. Situazione sentimentale, siate sinceri. Perché hai messo siate sinceri? A caso. ti farei iniziare a te però su sta cosa. Situazione sentimentale, concentrato sul campionato in moto. Io sono in frequentazione, si può dire così. Frequentazione, sì, sì. Posizione preferita? Io dirò 4 lettere. APEC. A pecora, davvero? Io quando Io la lascio proprio, sai, la lascio sempre per ultima. Sì? Perché proprio vado a chiudere. Allora, io ti giuro, quando avevo 18 anni era proprio quella posizione in cui quando lei si metteva così io sapevo già che avevo tipo 20 secondi di autonomia, no? E poi adesso non mi piace più quella posizione. Capite che è strano? Ho il cucchiaio. Sai quando metti il cucchiaio? Col tempo è diventato romantico. Ok, secondo voi le dimensioni contano? No. Il vecchio saggio diceva: non importa quanto è grosso il martello, ma come picchia il chiodo. Questa proprio. Questa è vale bella, più. questa mi Bellissimo. piace. Avete mai desiderato la donna d'altri? Minchia. No, allora, desiderato sì, ma poi nel senso, magari dicevo, beh, insomma, la ragazza, ci starei io volentieri, ma dato che è sua, mettevo sopra una X. Desiderato assolutamente sì, ma sono un tipo molto paziente e tra di noi sta andando molto lo scambio interculturale. Ci stiamo certe volte quando siamo convinti uno dell'altro scambiamo un po'. Ragazzi, sharing is caring. Esatto. Mai stati innamorati? Sì. Sì. Le prime 3 cose che guardi in una donna fisicamente. Viso, denti, sedere. Porca puttana, tutte le robe di denti. Alla quarto posto se diciamo questa messi. Però capito, quello si può fare, non c'è problema. Ve le dico io nell'ordine, Sì, le 3 cose che guarda. Culo e culo. Non è vero. Cioè, tu quando mi dice, no, sto uscendo con una... E io dico, no, figo, dai, mandami delle foto. Mi manda la foto del culo. Ma posso vedere il resto? Posso vedere che colore hai gli occhi, quante ha... No, io mando sempre la foto del viso Mando invece. sempre le foto del culo. Fisicamente. Io ho un problema con le tette. Come dire, come... Cioè, capito, i miei occhi e poi vengono deviati all'ultimo sulle tette. La più grossa figura di merda mai fatta. Io ce l'ho bellissima. Quella in macchina? Situazione bruttissima perché non potevo neanche scappare. Comunque, per chi è di Milano lo conosce, il Magenta, bar dove si trovano tutti i ragazzi. In macchina con 2 miei amici ci si avvicinano 2 ragazze, ci dicono ma non è che ci dareste un passaggio? Io dico guarda, ci dispiace, dietro siamo pieni e come vedi qua non c'è posto, quindi ciao. Ho alzato il finestrino e dico brutta, ne ho dette di tutti i colori, proprio roba dispregiativa perché proprio non mi piaceva come persona. Il problema è che dietro avevamo 2 persone che non è che conoscevo bene e uno da dietro dice ma è mia sorella e io non avevo connesso cognome e a quel punto non potevo aprire la portiera e buttarmi giù dalla macchina. Ho dovuto fare 20 minuti nel silenzio più totale, così. Tipo, sapete quando fate così con i piedi perché non sapete come sfogarvi? Io avrei urlato, ma non potevo. Di sicuro ce ne sarà una peggiore, però quella che mi viene in mente è questa. Ero al liceo con dei miei compagni, dei miei amici che erano anche d'infanzia, ok? E iniziamo a rimembrare, a ricordare un po' le disavventure, no? E parliamo di questa nostra amica, ok? Che io ero innamorato di lei quando ero piccolo, tipo 7 anni, 8 anni, le correvo dietro ma lei non ci stava. E allora abbiamo iniziato a parlare di lei e io dicevo, cazzo, però ragazzi adesso, aveva tipo 15 anni, adesso è diventata bruttissima, cioè era tanto carina elementare, ma è diventata un cesso, proprio una roba brutta, ma una roba che proprio, cioè te lo dici, no, ma eri così bella da bambina, cioè ma proprio, ma brutta, e dicevo nome e cognome, no, ripetutamente, no, e stavamo camminando davanti a un bar dove c'era la gente seduta nelle ore a mangiare. A un certo punto sento, ciao Alberto,
Mi giro e c'era sua madre che aveva sentito tutto. Favorevoli o contrari a matrimonio tra gay, Favorevolissimo. Favorevole. adozioni coppie omosessuali, Non favorevole. Favorevole. liberalizzazione droghe leggere, Favorevolissimo. Favorevole. eutanasia. Favorevole. Favorevole. Avete mai litigato seriamente? Per una cazzata, cioè lui si fissa sulle cose, è incredibile quanto può diventare fastidioso per stronzate. Quando eravamo in vacanza quest'estate, dovevamo fare un tragitto di 1,5 chilometri e inizia a suonare la roba della Sterrato cintura. che durava tipo 10 minuti. Inizia a suonare la roba della cintura, mancavano 700 metri all'hotel, ha fermato la macchina e mi ha fatto mettere la cintura. Poi sulla C3 c'è quel suono che aumenta sempre di più, cioè sono le 2 di notte. Non riusciva a resistere a Pipipip, 700 metri. pipipip, pipipip, e metti sta cazzo di cintura, pipipip. Il miglior pregio e il peggior difetto dell'altro. La instancabilità. Guarda, mi pesa dirlo. Mi duole dirlo, no? Proprio, cioè, la sua capacità di far andare forte qualunque cazzo di mezzo a motore, così. La tua fissazione sulle cavolate. Cioè, diventano cose I insormontabili. dettagli fanno la differenza. Vero? Il problema è che tu i dettagli li prendi su tutto. No, allora, il peggior difetto di Luca è che sei troppo addicted con quel cazzo di telefono. Devi imparare a disintossicarti, a prenderlo, bloccarlo e non guardarlo per 3 ore. Verissimo. Che però mi torna comodo perché se io sto per crepare so che se scrivo a te in un secondo tu hai letto il In messaggio. quanto poco tempo rispondo su Non WhatsApp. chiamo l'ambulanza, chiamo lui. Secondo voi si può fare ironia e satira su tutto? Assolutamente sì. Sì, il problema è che la gente non riesce a capire quando si tratta di humor e quando invece si tratta di essere seri, cioè soprattutto con sta roba dei social, tutti si incazzano su tutto. Perché il problema è che poi la prendono sempre sul personale. Madonna. Perché viene detta una battuta in generale su un certo settore, viene presa sul personale. Per voi è più importante l'amore, il realizzarsi lavorativamente oppure il divertirsi? Il realizzarsi lavorativamente. Sì, realizzarsi lavorativamente, perché poi da quello arrivano le altre 2. Per 100.000 euro ti taglieresti un dito? Il mignolo a cosa serve, sinceramente? Cazzo, ma no, fa quello del male. piede, sbatte solo nelle porte, nelle cose, quello lì, con l'anestesia. Con l'anestesia? Certo. Che poi mi sveglio non ho più male? Assolutamente. Mica per 100.000 euro, fa culo il mignolo. Via. Cederesti a un altro l'amore della tua vita? No, No. Rinunceresti a una stagione di gare? manco per sogno. Ma scusa, per 100.000 euro sì, poi te ne fai 2 l'anno dopo. Non lo so. Ok, ora concludiamo con le domande esistenziali. C'è vita dopo la morte? Secondo me c'è un qualcosa di superiore che non c'entra nulla con tutto quello che abbiamo creato noi uomini, tra cui Chiesa e via dicendo, per avvicinarci. Ecco, possiamo fare, ognuno di noi trova la sua dimensione, secondo me. Secondo me non c'è niente, siamo un ammasso di particelle che hanno deciso di collaborare tra loro ed è uscita sta roba qua. Quindi sto mettendo da parte i soldi perché così quando crepo mi faccio ibernare sperando che mi risveglino nel 3000 e possano riportarmi in vita. C'è da dire che siete belli incasinati, eh? Allora, dite all'altro una cosa che non gli avete mai detto. Io ce l'ho. Mi spiace che secondo me per il tuo trascorso tu non riesca a essere veramente legato alle persone, non so come spiegarti. O non capisco se non sei legato o sei freddo e sei peggio di me, che anch'io lo sono, ma tu sei me alla terza. Questa è profonda. Sì. That's deep. Sì. Posso farti un grazie? Non si vede, lo so carezzare. Allora, il concetto è questo. Tu hai un grande potenziale, ok? Tante volte però non è che non ascolti gli altri, però magari ti arrivano dei suggerimenti da persone che magari se ne intendono di più di quella cosa, di quel settore, che ti potrebbero aiutare a fare un bel salto in avanti, no? Però tante volte magari ascolti quel suggerimento, però poi fai di testa tua. Se ti affidassi un po' di più agli altri, alle persone giuste, e applicassi quello che ti consigliano, potresti fare molto di più. Oh, la pezzatura non si vede? Perché ho iniziato a sudare, e allora ho iniziato a tenere le chiude. ascelle chiuse e sudavo sempre di più.